Spiaggia a Meisei. Catena montuosa Tateyama. Baia di Toyama. Cascata Shōmyō. Grande Buddha. Tempio Zuiryūji. Yamamachi. Kanayamachi. Fonderia. Seikoen. Scaffali di bonsai visti dall'ingresso. Buongiorno a tutti i membri della sezione europea della Nippon Bonsai Sakkakyokai. Il mio nome è Kazuyoshi Nogami e sono la terza generazione a Seikoen della città di Takaoka, prefettura di Toyama. Prima di tutto vorrei esprimere le mie sincere condoglianze a tutti coloro che sono morti a causa del Covid. A 1 anno e mezzo dallo scoppio del nuovo coronavirus, la vaccinazione ha iniziato a progredire e il futuro sembra più roseo, ma abbiamo ancora bisogno di più tempo prima di poter avviare progetti di scambio. Ho sentito che l'anno scorso il maestro Yamada e il maestro Kobayashi hanno tenuto una videoconferenza sui bonsai e quest'anno vi presento io alcuni allestimenti di bonsai. Prima di tutto vorrei raccontarvi la storia di Seikoen. Nel 1952, poco dopo la fine della guerra, mio nonno Haruyoshi Nogami, che amava molto i bonsai, fondò Seikoen a Takaoka, prefettura di Toyama, prendendo la prima lettera del suo nome, Sei, per il nome del giardino. Questa calligrafia è stata scritta all'epoca del signor Kanzo Matsumura, ex ministro dell'istruzione. Nel 1970 mio padre, Hisaki Nogami, della seconda generazione, divenne il proprietario del Seikoen. Mio padre, che originariamente voleva guadagnarsi da vivere facendo il pittore, fu convinto da suo nonno che non poteva guadagnarsi da vivere come pittore
Quindi ha iniziato la sua carriera come artista di bonsai, mettendo a frutto il suo straordinario talento artistico che aveva fin dalla tenera età. Vecchie foto di mio padre e suoi bonsai che sono stati esposti alle mostre Sakufuten. Mio padre ha esposto al Sakufuten, che è iniziato nel 1976, per 30 anni. È stato selezionato per molti premi ed è diventato uno degli artisti di bonsai più rappresentativi del Giappone. La conferenza di Hisaki Nogami in Germania. Infatti la seconda generazione, cioè mio padre, ha dato una dimostrazione alla terza mostra di artisti bonsai della Nippon Bonsai Sakkakyokai nella città di Wiesloch, in Germania, nel 2004. Mio padre aveva coltivato molti bonsai allevandoli da talee e da seme, impiegando tanto tempo, e ora li curo io. Alcuni dei nostri bonsai, compresi quelli della prima generazione, sono stati coltivati nel nostro giardino per quasi 100 anni. Oggi tra questi vi mostrerò alcuni allestimenti di bonsai che sono stati coltivati da zero da mio padre, usando la natura e l'artigianato tradizionale della città di Takaoka nella prefettura di Toyama. Il primo bonsai è un acero con una pietra. È stato riprodotto per mezzo di talee da mio nonno Haruyoshi di prima generazione, ma ho sentito che è stato montato su una pietra da mio padre, Hisaki, di seconda generazione. Quindi devono essere passati circa 40 anni da quando è stato montato su una pietra. Si possono percepire le radici che mordono saldamente il terreno roccioso dalla parete scoscesa della montagna. Il bonsai di acero è di origine cinese, è una pianta decidua originaria della Cina. È un albero robusto con una forte capacità germogliante e può essere coltivato dandogli un aspetto sia di forza che di delicatezza insieme. È anche possibile creare una grande varietà di forme degli alberi. Oggi vorrei allestire questo acero sulla pietra con un rotolo che rappresenta una cascata per esprimere la natura della cascata di Shomyo, che è la più alta del Giappone, con un dislivello di 350 metri ed è alimentata dalla neve che si scioglie nella catena montuosa Tateyama. Ai vostri ospiti farò provare una sensazione di freschezza rinfrescante della natura di Toyama in una calda giornata estiva. Ci sono molti tipi di elementi di accompagnamento e per rendere un paesaggio estivo possono essere usati granchi di fiume e carpe e simili, che fanno percepire il mormorio di un fiume. Inoltre, riguardo alle carpe, nelle leggende cinesi si parla di risalita della cascata, in cui le carpe che riuscivano a risalire completamente la cascata diventavano dei draghi. La risalita della cascata, da parte delle carpe, ha il significato di esempio del valore dello sforzo e quindi, mettendo anche una carpa nel paesaggio, non si trasmette solo l'immagine dell'acqua d'estate, ma anche il significato di portare la fortuna del successo nella vita.
Questo video mostra vari tipi di tempai in bronzo. Vi abbiamo mostrato molti tipi di accessori fatti con la fusione. Takaoka è una città che fa parte del patrimonio giapponese e che mira a essere registrata come patrimonio storico mondiale. La città di Takaoka è stata il fornitore per il feudo del clan Maeda nella provincia di Kaga, 1 milione di koku. Un koku equivale alla quantità di riso necessaria per persona per anno, quindi questo era uno dei feudi più grandi. E servì per 300 anni i 3 più grandi eroi del Giappone, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Takaoka è un centro di artigianato tradizionale per il vasellame di bronzo e laccato e ha una storia di 400 anni. La produzione di oggetti fusi in bronzo rappresenta il 90% della produzione totale in Giappone ed è famosa in tutto il mondo per la produzione di vasellame di bronzo. Oggi vorremmo cogliere l'occasione per mostrarvi come sono fatte queste fusioni. Il vasellame in bronzo si è sviluppato attraverso la creazione di Karakanei-mono, che applica una incisione su oggetti di bronzo per vasi da fiore e per il culto buddista e simili. Nel 6° anno dell'era Meiji, 1873, la città di Takaoka presentò i suoi prodotti all'Esposizione Mondiale di Vienna, in Austria, e successivamente all'Esposizione Mondiale di Parigi nel 1937, diventando conosciuta in tutto il mondo. Il processo di produzione è diviso in fusione e lavorazione. Nella fusione il metallo viene prima fuso ad alta temperatura, diventando liquido, e poi, per dargli la forma, viene versato in uno stampo. Dopo il raffreddamento l'oggetto viene rimosso dallo stampo, poi viene lavorato incidendolo e colorandolo per finirlo. Esiste un certo numero di metodi di fusione come gli stampi di cottura, gli stampi gemelli e gli stampi a cera persa, che sono considerati tradizionali. Inoltre c'è un'altra tecnica di tintura del rame e dell'ottone che si può trovare solo in una zona di produzione di oggetti in rame. Nel mondo dei bonsai, oltre a oggetti metallici di accompagnamento all'allestimento, i suiban di metallo fuso sono stati usati per molto tempo e anche se la maggior parte dei gita sono fatti di legno, questa volta useremo gita colorati di metallo fuso di ottone. In questo video cercheremo di esprimere lo scintillio della riva con il colore argentato puro delle increspature sulla piastra di bronzo. Questo introduce un nuovo stile di allestimento di bonsai che utilizza una colorazione fatta con tecniche artistiche tradizionali. All'allestimento tradizionale viene così data un'immagine molto moderna e contemporanea. Dunque, anche in questo caso, vediamo come la tecnica locale viene utilizzata. Officina di colorazione Momentum Factory Orii.
Colorare non significa pitturare. Si tratta di una tecnica tradizionale che utilizza le proprietà corrosive del rame dell'ottone per produrre colori vivaci per mezzo dell'uso controllato di sostanze chimiche e di fiamme. Dalla sua fondazione nel 1950 come Orii Coloring Works Momentum Factory Orii, ha ereditato le tecniche tradizionali della regione ed è stata impegnata nella colorazione di una vasta gamma di fusioni, dalle statue buddiste e campane buddiste fino agli utensili per la cerimonia del tè e oggetti artistici di artigianato. Che ve ne sembra? Normalmente è raro poter vedere le varie fasi del processo di produzione. Se avete la possibilità di venire qui dopo la fine della pandemia, saremo felici di farvi da guida. Vi presento il secondo allestimento. Si tratta di un pino di 5 foglie a 2 tronchi che è l'elemento principale del prossimo allestimento. È stato esposto al vento e alle onde della costa ed è diventato un fukinagashi. Questo pino pentafilla fu portato qui da Haruyoshi, mio nonno, nel 1960. Questa è una foto dell'aspetto del pino pentafilla di 30 anni fa. Nel 1991 mio nonno lo presentò alla Nippon Bonsai Sakufuten, ma a quel tempo aveva 3 tronchi che erano difficili da bilanciare. Nel giro di 30 anni la pianta è stata modificata in 2 tronchi e al tronco che era dritto è stata data una forma. I tronchi sono diventati più grossi e mostrano l'eleganza della forma accumulata resistendo al vento e alla neve. Il prossimo tema è la baia di Toyama che si trova nel Mar del Giappone. Ci sono solo 3 posti al mondo dove si possono vedere montagne di 3000 metri sopra una baia. Inoltre, questo luogo della provincia di Toyama è una regione con forti nevicate in inverno e le acque della baia di Toyama sono note per essere molto agitate in inverno. Il dipinto raffigura un mare calmo d'estate, ma spero che possiate immaginare i pini che hanno sopportato la durezza dell'inverno del Mar del Giappone. In questo allestimento si può avere una vista panoramica della baia di Toyama attraverso i pini pentafilla e la catena montuosa Tateyama, oltre 3000 metri di altezza. Con un flusso di rami da destra verso sinistra si esprime la baia di Toyama con un gita di bronzo di colore verde-azzurro reso con la tecnica della colorazione attraverso il pino pentafilla, i cui rami e foglie coprono parzialmente la vista. La catena montuosa di Tateyama è vista attraverso la baia di Toyama e il profilo della montagna si esprime con un sui secchi del fiume Sachi, in modo tale che si può godere della vista del magnifico panorama della baia di Toyama e della catena montuosa di Tateyama. Anche in estate si può ammirare la leggera neve che rimane sulla cima.
L'allestimento del bonsai è libero. Con spirito di ospitalità esprimiamo i nostri sentimenti per mezzo dell'allestimento di bonsai e li trasmettiamo agli ospiti. Allestire a seconda della stagione. Allestire per richiamare un luogo di ricordi. Allestire per richiamare il mondo dei romanzi. Allestire per richiamare il mondo degli haiku. Allestire per richiamare il mondo dei dipinti. O semplicemente allestire per richiamare il mondo della natura. Le possibilità sono infinite. Esprimere il paesaggio naturale locale della prefettura di Toyama usando oggetti di bronzo fatti localmente con le tecniche artigianali di fusione. Esplorare sentimenti di Hisaki Nogami di seconda generazione come artista di bonsai. Prima di tutto, il bonsai principale è un ginepro. Questa è un'immagine del ginepro attualmente. Questa foto è quella del ginepro prima della margotta. È uno Yamadori portato dal monte Chichibu intorno al 1990 e per quel tempo era un prezioso ginepro con un Hitashari naturale, poiché dopo di allora non si è potuto più andare a prendere gli Yamadori. L'altezza della pianta era di 135 cm e non era in condizione di diventare un bonsai. Ma poi, con molta cura e attenzione, è stata fatta una margotta. Il primo anno le radici non erano abbastanza forti, quindi abbiamo effettuato una serie di fori sulla vena viva per stimolare lo sviluppo di nuove radici. L'artista non ama usare l'innesto delle radici e preferisce usare il metodo dell'autoradicazione. Nel secondo anno, il 1997, la pianta fu finalmente tagliata e piantata in un vaso. Avete notato che in questa foto le dimensioni sono in realtà molto diverse da quelle attuali. Pensavate di aver visto il ginepro completato, ma in realtà, a causa della preferenza di mio padre per la bellezza dei bonsai rimpiccioliti, fu di nuovo fatta una margotta e ulteriormente rimpicciolito al fine di dare risalto ancora maggiore alla forza del Hitashari. Davvero l'albero era debole, pur essendo stato curato per molto tempo, ma dopo 40 anni da che era arrivato nel giardino e la morte di mio padre, l'anno scorso ha finalmente iniziato, per fortuna, a mostrare un po' di vigore. La lavorazione della pianta non è ancora terminata e stiamo valutando come perfezionarlo. Ma oggi ve lo abbiamo presentato come esempio di bonsai che mostra la personalità di mio padre. Dunque, vediamo l'allestimento alla ricerca del sentimento del bonsaista Nogami Hisaki di seconda generazione. Assieme al ginepro, un kakejiko con il carattere di cuore e su un ji-ita di bronzo con i riflessi ondulati vi è un toro che sta riposando. Questo kakejiko è un tesoro locale di Takaoka. Sulla tavoletta del tempio Zuiryuji, che è tesoro nazionale, c'è una calligrafia del maestro Zen Mokuan, il successore del maestro Zen Ingen. Quando Mokuan era un bambino, viveva vicino al tempio. E nel periodo di povertà e desolazione, dopo la seconda guerra mondiale, Zuiryuji era un parco giochi per bambini e si racconta che Mokuan era solito salire sul tetto del tempio per catturare passeri da mangiare. Si dice che l'abate gli si presentò davanti, tolse la scala e gli disse che se avesse pulito il tetto, lui lo avrebbe fatto scendere. Mokuan disse che davvero Zuiryuji è stato il suo parco giochi di infanzia e un luogo di apprendimento. Il toro addormentato era il segno zodiacale di mio padre. Il toro ha un temperamento feroce, come quelli da combattimento, ma si dice anche che se si va lentamente come un toro, alla fine si raggiungono 1000 miglia e se non si risparmiano gli sforzi si possono ottenere grandi risultati.
Davvero si può percepire l'atteggiamento di mio padre, che è giunto alla sua maturità col tempo, grazie alla sua grande concezione. Ho cercato di esprimere in questo allestimento i pensieri e i sentimenti del mio predecessore, che ha percorso il cammino del bonsai fin da bambino. Spero di essere riuscito a trasmettere a tutti voi questi sentimenti. Oggi vi ho mostrato la natura del mio luogo di nascita e le tecniche tradizionali di Takaoka, attraverso 3 allestimenti di bonsai. Vi ho anche mostrato con gli allestimenti l'aspetto del bonsai che mette in risalto la profondità della natura dentro dei piccoli vasi, passando attraverso le 3 generazioni che si sono susseguite in questo giardino. L'espressione del bonsai è libera e l'allestimento amplia ancor più la visione del mondo e la nostra immaginazione. D'ora in poi voglio continuare a ricercare nuove espressioni del bonsai. Il luogo dove vivo, Takaoka, si trova a 2 ore di Shinkansen da Omiya, dove c'è il museo del bonsai. Quando il Covid sarà sconfitto e il futuro sarà più luminoso, venite a trovarmi. Saremo felici di accogliervi con il nostro patrimonio storico, l'artigianato tradizionale e i frutti di mare freschi della baia di Toyama, tra i più famosi del Giappone. Molte grazie. それではどうもありがとうございました。